Benissimo, eccoci qua, eccoci in questo video. Ciao a tutti. Allora, argomento un po' particolare, quello di oggi, la palestra, il fitness, il fare il movimento e la problematica che è quella del Covid. Oggi purtroppo ci ha influenzato notevolmente, il nostro modo di vivere, le nostre abitudini, sta influenzando notevolmente il nostro stile di vita e nello stile di vita abbiamo anche quello che è l'attività fisica. Ora, questo video è rivolto alle persone che hanno magari preso in considerazione il fatto di cominciare a fare del fitness. Abbiamo già trattato l'argomento del in casa propria, nel parco, in attività aperto, comunque in un ambiente domestico come quello della propria, quindi creando adibendo una stanza adeguata con attrezzature o anche semplicemente uno spazio, ma come ben sappiamo tutti, l'ambiente ci stimola a fare quello che l'ambiente dà. Quindi se io vado in palestra sicuramente sarò ben stimolato a fare dell'attività fisica e limitarsi per delle supposizioni, per dei dubbi, per delle paure che purtroppo ci sono, non è che non sono fondate. Dobbiamo comunque, sebbene siamo vaccinati, sebbene stiamo attenti, dobbiamo comunque mantenere giustamente le distanze, mantenere la sanificazione, mantenere tutto quello che serve per evitare di innalzare la carica virale e quindi infettarci in modo anche un po' diciamo pericoloso. Allora, le palestre, arrivando al dunque, nel momento in cui voglio andare in palestra e ho la paura di trovarmi in un ambiente chiuso, purtroppo la palestra è un ambiente chiuso nella maggior parte dei casi, ma è un ambiente chiuso ormai estremamente sanificato. Quindi sia col discorso del primo lockdown, tutte le palestre si sono adeguate, hanno cominciato a prendere la febbre. La prima cosa che succede in palestra quando si arriva c'è o la segretaria, l'istruttore o lo strumento, come quando si va al supermercato, che ti prova la febbre. Abbiamo già questa prima barriera che insomma non dà la certezza di non trovarsi in un ambiente con qualcuno che purtroppo ha il Covid, come in qualunque altro ambiente, supermercati, centri commerciali, stadi, abbiamo palazzetti, abbiamo ovunque. Noi potremmo avere delle persone a fianco, ma se siamo, diciamo, utilizziamo le giuste accortezze, le distanze e tutto, siamo a posto. Quindi la prima cosa che dovete sapere è che per andare in palestra, ogni palestra prova la febbre con la macchinetta, ok, adesso non ce l'ho qui, ma ce l'ho comunque con me, per capire se la persona ha la febbre o meno, e quindi potrebbe essere quello un sintomo. Tolto questo problema, entriamo in palestra, ci sono gli spogliatoi, ormai tutti con delle normative di distanziamento all'interno dello spogliatoio, quindi anche lì non c'è da avere paura. In più vanno poste tutte le cose negli armadietti chiuse, anche perché giustamente non si lascia nello spogliatoio la borsa così incustodita, non succede mai, non si lascia da nessuna parte, e allora prendiamo e mettiamo le nostre cose all'interno dell'armadietto chiuse correttamente, quindi con un sacchetto e tutto, e siamo anche lì tranquilli, ci cambiamo velocemente, ci cambiamo normalmente e andiamo in palestra. Quando si scende in palestra, solitamente ormai tutte le palestre hanno dei numeri contingentati. Cosa vuol dire? Che non possono far accedere più persone di quelle nelle rispettive aree di quelle consentite dal distanziamento. Quindi un'altra cosa importante che c'è in palestra e che ci dà un'altra garanzia, un'altra barriera di sicurezza contro il Covid è il fatto che ci sono i distanziamenti. Quindi se prima in una sala ci potevano stare
20 persone, adesso ce ne saranno 10, con il giusto distanziamento. Quindi anche qui possiamo stare tranquilli che nelle palestre, nei centri fitness, non dobbiamo temere di trovarci a contatto spalla a spalla con un'altra persona e quindi rischiare di essere contagiati. Ma adesso ancora di più c'è un altro discorso, oltre al discorso del distanziamento, oltre al discorso anche dei sanificatori, quindi i nostri gel mani. Praticamente ormai dove vi girate trovate un gel mani. Sembra quasi una barzelletta, qualcuno che ti pone lì col piedistallo, col trepiedi, il gel mani, ma è importante, quindi ogni volta che uso un attrezzo con l'alcol sanifico, con la soluzione alcolica data dalla palestra si sanifica, posso sanificare le mie mani, benissimo, quindi siamo sicuri anche da quel punto di vista, ma oggi in più abbiamo un altro discorso, che è un locale chiuso la palestra, come abbiamo detto c'è il discorso del Green Pass, piaccia o non piaccia, non mi metto a discutere su questo, per accedere alla palestra ci vuole il Green Pass ad oggi. Nel momento in cui sto facendo questo video, quindi magari più avanti non sarà più così, le regole cambiano, però questa è un'altra barriera. Cosa vuol dire Green Pass? Vuol dire persone che nella maggior parte dei casi, a meno che non ti fai il tampone ogni 48 ore, sono persone che sono vaccinate. Cosa vuol dire essere vaccinati? Vuol dire avere una resistenza, in parole proprio semplici, una resistenza al virus molto più elevata. Quindi anche una possibilità di trasmettere il virus molto più bassa, perché all'interno del nostro organismo vive meno. Quindi, in sintesi, la paura di andare in palestra e di scegliere l'allenamento a casa piuttosto che quello in palestra per un discorso di paura di Covid non ha senso. Cioè la scelta di allenarsi in palestra o allenarsi a casa per conto proprio deve essere dettata da altri crismi, da altri criteri, non certo dal discorso della paura. Purtroppo ci è stata inculcata, ci sta mangiando un po' questa paura, dobbiamo cominciare a toglierla, perché se per il fatto di aver paura di andare in palestra, di prendere il Covid, noi non facciamo più attività fisica, ecco, sicuramente non è la strada migliore per combattere il virus. Sappiate che, come ben viene detto ormai in su tantissime ricerche scientifiche, ormai è consolidata la cosa, l'attività fisica è la prima difesa del nostro organismo contro ogni patologia. Se noi non ci muoviamo, purtroppo il nostro organismo non funziona bene. L'attività fisica, il movimento, l'attività cardiovascolare, il far funzionare, far rodare, far girare correttamente tutto il nostro organismo ci aiuterà nel caso dovessimo prendere questo maledetto virus, ci aiuterà sicuramente a combatterlo in modo più efficace. Il Green Pass è una garanzia fra virgolette, di avere a fianco in un locale chiuso una persona vaccinata, di avere a fianco in un locale chiuso persone vaccinate, e questo di conseguenza ci aiuterà a toglierci un pochino di paura. Ok? Quindi mi raccomando ragazzi, se la scelta di andare in palestra o non andare in palestra è dettata dal discorso della paura del Covid, ecco, questa è una paura infondata. Io faccio l'istruttore online, ok? Faccio l'istruttore in palestra e oltretutto facendo formazioni da anni per istruttori nelle palestre, ho girato tantissime palestre anche dopo il primo lockdown e ho visto che comunque le palestre si sono tutte attrezzate con la massima serietà, ognuna con le sue possibilità, ma utilizzando comunque sempre il misuratore della pressione, avendo sempre a disposizione tanti sanificatori, avendo a disposizione soluzioni alcoliche per pulire le attrezzature dopo l'utilizzo, quindi un'altra cosa importante, cosa che si doveva fare e si faceva già anche prima nelle palestre, si usa l'attrezzo e poi lo si pulisce. Benissimo, ecco, e poi abbiamo anche il distanziamento e adesso abbiamo anche il Green Pass, quindi ragazzi mi raccomando, non rinunciate a fare attività fisica per una paura che è infondata. Stiamo utilizzando veramente nel fitness tutto quello che
che può combattere questo virus, e tutto questo breve video di 10 minuti, adesso lo concludo, non voglio andare oltre, vi dimostra che il fitness è per la salute. Fitness vuol dire salute, il fitness ci aiuta a affrontare la vita di tutti i giorni, affrontare sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale, perché comunque andare in palestra è anche un luogo di socialità. E quindi ragazzi, andiamo in palestra, ma soprattutto muoviamoci, continuiamo a fare attività fisica, non fermatevi. Ciao, ci vediamo al prossimo video, prossima settimana ci sarà qualche altra argomenti differenti, qualche altra novità. Ciao a tutti!